Ciao a tutti, finalmente una bellissima domenica di marzo. Ragazzi, oggi proverò di fare un breve riassunto, una recensione di questo Quick Shifter Easy. Ecco una cambiata e un'altra, sempre col Quick Shifter. Quindi partiamo, le cose positive di questo Quick Shifter. La prima cosa direi che il prezzo è più basso rispetto alle altre versioni di Quick Shifter, quelle che sono con centraline. Per fortuna l'ho trovato in un'offerta a 250 più o meno, mi ricordo di preciso. Come prezzo direi che costa meno rispetto agli altri, quindi diciamo che è un più per questo Quick Shifter. Seconda cosa, la connettività tra la centralina e il cellulare. L'ho comprato fatto anche per il fatto che ci si può tranquillamente collegare tramite l'applicazione col vostro cellulare sulla base di Android e anche iOS, e non c'è problema, funziona benissimo. Più avanti ne parlerò, forse farò anche un breve video delle impostazioni di questa applicazione. Si collega solo col cellulare e ci si cambia nell'applicazione il tempo di taglio, la sensibilità dei sensori e varie altre cose, quindi comodissimo e facilissimo. Comodissimo perché magari nella fase di taratura e settaggio non sempre dovete tornare a casa per collegare dal computer e cambiare il tempo di taglio e tutt'altro, perché ragazzi vi dirò anche che non è così facile a trovare il taglio perfetto per tutte le marce, perché in realtà adesso ne parliamo magari alla fine un pochettino di come funziona. La terza cosa, la facilità di installazione, direi che è abbastanza facile da montare, facile, difficoltà media diciamo. Per uno che non ha mai montato nulla nella sua vita e non ha mai smontato un bulone, vi riesce a testare, portate la moto dal meccanico e fate fare il lavoro da qualcuno che se ne intende, perché rischiate di farvi del male. Montato male sicuramente non è una bella cosa. L'altra cosa positiva direi è la facilità di disabilità di tutto questo Quick Shifter, quindi quando non volete proprio che ci sia funzionante questo Quick Shifter, basta che apriate l'applicazione e c'è il pulsante bypass, quindi bypassate il Quick Shifter, disattiva tutto e ci si passa nella modalità normale, quindi direi che è una cosa abbastanza ok. L'altra cosa positiva, migliora un pochettino le cambiate, perché se anche non usate il Quick Shifter in realtà il taglio comunque ve lo fa se non avete disattivato il Quick Shifter dall'applicazione, quindi l'innesto di ogni marcia è più preciso perché comunque il Quick Shifter tende di farvi il taglio della corrente. Direi che con le cose positive ragazzi più o meno ho finito, cioè il Quick Shifter è ok. Le cose positive sono queste, magari qualcosa mi sono scordato, non mi sono fatto nessuna nota, magari sul serbatoio lo potevo attaccare su qualche foglio, vabbè, se mi ricordo qualcosa lo aggiungo nei commenti. Intanto partiamo con le cose che mi sono piaciute di meno su questo Quick Shifter. La cosa che in realtà è quasi solo una, che non mi è piaciuto per nulla, è la sensibilità del sensore, del taglio, che va montato sull'asta di rinvio cambio o anche sul bullone, dipende in che posizione lo metterete, farà quel lavoro lì, perché se non sbaglio ci sono delle moto modelli che se lo monti in quella posizione potrebbe funzionare anche in scalata come blipper, che lo sconsiglio veramente. Non credo che sia il tipo di sensore adatto a questo funzionamento, ci vuole molta più precisione e magari anche molto più studio dietro a questa cosa, quindi per salire ci sta, per scalare blipper lasciate stare. Il problema che ho riscontrato con questo sensore è che intanto che mi ci trovavo in una curva e ho toccato leggermente la leva del cambio, ragazzi vi potete immaginare l'emozione vissuta in quel momento.
cambiato 2 paia di pantaloni. Quindi l'unica cosa negativa, dicevo, è che ho avuto questo taglio nel momento meno opportuno per me, in curva, in piega, e che la moto prova da sola a scalarti una marcia quando non ne hai bisogno e te lo aspetti di meno. Quindi diciamo che non è stata una bellissima cosa. Non so se in realtà questo è un problema del quick shifter quanto nostro diventa dopo l'acquisto di questo quick shifter, che per tararlo avete ragazzi bisogno di spazio, strada senza traffico per poter tarare più o meno egregiamente questo quick shifter. Il problema è che se lo fate sulla strada è abbastanza pericoloso, perché avete macchine davanti, dovete provare diverse sole di giri, diverse marce. Se io provo il quick shifter per esempio a 4000 giri nella seconda marcia mi fa un innesto, se la provo nella quarta, quinta, sesta probabilmente avrò un'altra risposta un po' diversa, magari meno fluida rispetto a quella, quindi ci vai un pochettino magari a provare di aumentare o di abbassare il tempo di taglio. E il problema è che magari hai una macchina davanti, non riesci più a fare la prova, qui diciamo che è questo un po' la difficoltà di tararlo su strada. Direi che più o meno i problemi di questo quick shifter sono questi, magari ci si può anche migliorare qualcosa. Io ho lasciato stare e ho girato così, nel senso che non è malissimo, il quick shifter funziona molto bene. Quindi ragazzi, alla fine ha senso di montare questo quick shifter? Sì, se seriamente pensate di utilizzarlo e fare magari qualche giorno in pista, perché realmente il quick shifter servirebbe a quello, per fare tempi. Ci si può utilizzare tranquillamente anche in strada, direi. Se invece non avete l'intenzione di utilizzarlo almeno 50% del vostro tempo che vi ci trovate sulla moto, direi che non ha senso ed è una spesa fatta male, perché alla fine non costano poco. Non ha senso montare un accessorio che non viene utilizzato, però sappiamo che noi motociclisti spendiamo tanti di quei soldi per cose inutili e che non servono. Ma questo è un altro discorso. Quindi un caro saluto e alla prossima!